Ciao amici, ciao amiche, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Prima di iniziare vorrei scusarmi in anticipo se oggi non mi vedrete nel mio solito stato. Voi mi dite sempre che sono una persona solare, positiva. Oggi diciamo che non è uno di quei giorni in cui mi sento molto positiva, non perché non lo voglia essere, ma più che altro per una questione di umore. Diciamo che oggi non ho un umore allegro. Il motivo penso che possa essere facilmente intuibile. Stiamo vivendo un periodo storico, perché questo un domani sarà storia. E non è di certo uno dei periodi più facili perché comunque siamo chiamati a rispondere ad un'emergenza sanitaria. Questa pandemia purtroppo sta provocando uno scombussolamento a livello totale, a livello economico, a livello di vita, a livello di abitudini. Io sto facendo la mia parte, ma non sto così per questo, perché devo stare chiusa in casa, anche perché come vi ho detto anche su Instagram, non è assolutamente un problema per me stare a casa e comunque io ero a casa già 10 giorni prima che venisse emanato questo nuovo decreto che estende tutta l'Italia a zona rossa. Ma più che altro la cosa che mi fa stare un po' giù di umore è il fatto che comunque adesso non potrò più lasciare il mio comune di residenza per andare a trovare la mia famiglia. Già non vedevo la mia famiglia da tanti giorni, in più non so quando potrò rivederli perché comunque questo decreto è valido fino al 3 aprile ma potrebbe essere prorogato, quindi questa incertezza diciamo di non sapere quando posso vedere la mia famiglia mi fa stare un po' così. È solo e soltanto per questo, perché per il resto si sa, siamo chiamati a cambiare le nostre abitudini per un certo periodo. Io lo faccio volentieri, anche perché lo faccio per senso civico, per senso di responsabilità, sia nei confronti di chi ho a fianco che nei confronti del prossimo. So che molta gente se ne sta fregando altamente, mi sta capitando di vedere molto spesso delle scene, delle interviste di gente che, oltre che a non capire l'entità del dover contenere questo contagio, è anche convinta che trasgredire andando contro le regole sia una cosa di cui andar fieri. E quando vedo queste scene penso che o dobbiamo estinguerci quanto prima oppure dobbiamo fare a cambio con i dinosauri, che penso che meritino molto più di noi di stare a questo mondo. Chiudiamo parentesi, passerà, questo periodo passerà. Mi sto sentendo con tantissimi di voi che mi stanno raccontando la loro situazione. Stiamo cercando di farci forza mantenendoci in contatto anche sui social, perché penso che in questo caso i social servano a sentirci più uniti pur restando lontani. E appunto è proprio per questo che sono qui oggi, proprio perché non volendo pensare per quanto possibile ho detto devo cercare di fare cose perché non voglio pensarci, perché se ci penso è peggio, mi nervosisco e non voglio. Quindi augurandoci che questo periodo passi presto possiamo iniziare con il video di oggi. Sono qui per provare insieme a voi le ultime ciglia finte magnetiche che mi sono arrivate in questi giorni. Comunque se siete nuovi o nuove, io sulle ciglia finte magnetiche ho realizzato un sacco di video, ma davvero tantissimi. Cercherò di lasciarvene qualcuno giù nell'info box alla fine di questo video. E succede che tantissime di voi mi scrivono ancora sotto ai vecchi video chiedendomi informazioni o i link sulle ciglia che provavo in quel determinato video. Purtroppo da molti mesi ormai le ciglia finte magnetiche che più vi piacciono, che sono le Mink Eyelashes, quelle nella scatolina trasparente e cromata dietro viola, sono terminate dovunque e non le stanno più rifornendo. Siccome io provo sempre delle ciglia finte magnetiche, perché provandone tante, anche se comunque le pago poco, ce ne sono molte che non mi piacciono, non sono indossabili o non sono proprio, fanno cagare, però ce ne sono alcune di queste tante che provo che vanno benissimo, e solitamente quando trovo un paio che mi piace un po' di più ne riacquisto un altro da tenere di riserva, cosa che faccio. Però ultimamente le ciglia che più mi piacciono stanno iniziando ad usurarsi dopo mesi e mesi che le indosso. Addirittura io alcune ce le ho da 2 anni, però adesso stanno cominciando un po' a rovinarsi e quindi ho detto fammi vedere se cerco qualcos'altro, e quindi ne ho ordinate delle altre, un paio da un venditore e 2 altre paia da un altro venditore. Non le ho ordinate nello stesso momento, ma 2 paia mi sono arrivate l'altro giorno, mentre questo paio mi è arrivato la settimana scorsa. Le ho curvate in modo tale da fargli prendere la forma, quindi appena mi sono arrivate le ho curvate subito, perché queste e anche queste, che poi sono le ciglia che proveremo oggi, sono tutte con la banda
la fascia in nylon, quindi non sono flessibili come quelle che utilizzo di solito, perché quelle che utilizzo di solito hanno la banda, la striscia sulla quale sono attaccate le ciglia nera e semiflessibile, che si adattano molto bene all'occhio. Queste purtroppo non sono così, lo sapevo che non erano così perché avendole viste in foto sul sito, comunque prima che mi sfugga, io queste le ho ordinate tutte da AliExpress e non le ho pagate più di 2 euro a scatola. Comunque più tardi vi dirò quanto le ho pagate di preciso e soprattutto vi lascerò giù nell'info box i link dai quali poterle acquistare qualora vi dovessero piacere. Per quanto riguarda le ciglia con la banda in nylon, per esperienza sono quelle che sono più difficili da mettere, da applicare. Queste sono state fra le prime paia di ciglia finte magnetiche che ho acquistato, le ho riacquistate perché quelle le modificai, poi si usurarono. Magari facciamo così, adesso vi dico quello che ho fatto a livello di modifiche e poi quando le indosserò vi dirò sia quanto le ho pagate o il modello indossato che modello è. Come vi ho detto prima, queste hanno tutte e tre la caratteristica di avere la banda in nylon. Queste sono le ciglia finte magnetiche classiche, quindi quelle con la doppia banda, quindi con la fascia intera superiore e con la fascia intera inferiore. Dopo aver lasciate qualche giorno nel cassetto per farle curvare, ho iniziato l'altro giorno a provarle e vedere come andavano. Queste sono arrivate con 3 magneti, quindi 2 ai lati e 1 al centro, e queste con 4 magneti, quindi 2 laterali e 2 un po' più interni. Una volta che hanno preso ben bene la forma, sono andata a provarle e non ho potuto fare a meno di notare che, oltre ad essere molto difficili da mettere, perché avendo più magneti è più difficile fare il movimento una volta che la metti sotto, si spostavano sempre, e quelle poche volte che sono riuscita a metterle facevano un grossissimo difetto, perché avendo tanti magneti ed essendo poco flessibili, una volta applicate innanzitutto non aderivano bene all'attaccatura dell'occhio, quindi sembrava una cosa staccata, completamente diversa dall'occhio, quindi armonia zero. In più andavano ad attaccarsi molto a livello di base delle ciglia naturali e quindi sembrava la rima superiore interna, sembrava così. Erano orrende, orribili. Quindi che cosa ho fatto? Inizialmente, ed è stato quando ho pubblicato le storie che stavo facendo le modifiche, ho iniziato togliendo i magneti centrali, quindi lasciare soltanto quelli all'estremità, quelli laterali. Che cosa è successo? È successo che sulla banda superiore i magneti si toglievano bene. Quando andavo a cercare di rimuovere con tutta la delicatezza possibile i magneti nella banda di sotto, la banda si rovinava, i magneti erano attaccati sulle ciglia, non sulla banda, e quindi se ne venivano le ciglia. È arrivato il momento di fare l'ultima modifica possibile, cosa che io faccio quando non riesco ad adattare bene delle ciglia finte a doppia banda, quelle classiche. E se mi seguite lo saprete, magari non lo so, vi ricordate anche, però quando io adatto le ciglia finte magnetiche le faccio diventare monobanda. Quindi che cosa faccio? La banda superiore la lascio intera, la banda inferiore la taglio e taglio soltanto i pezzettini, i ciuffetti di banda dove c'è il magnete. Quindi della banda di sotto ho tagliato l'estremità lasciando soltanto i ciuffetti da poter attaccare per poter rendere la cigliozza indossabile. Ecco qua, questo è un pezzettino della banda di sotto dove c'era il magnete, perché vedete qui c'è il magnete con il ciuffetto attaccato, quindi io la banda di sotto l'ho tagliata facendo rimanere soltanto i ciuffetti da attaccare sotto e le ho adattate tutte e tre in questo modo. Le ho già indossate e l'effetto è stupendo. Preferisco molto di più questo effetto qui, avendole provate anche a doppia banda, rispetto a come erano quando sono arrivate così belle tutte integre. Allora iniziamo ad indossarle, partiamo da questo paio. Ho la mia pinzetta con cui mi aiuto a prendere il ciuffetto di sotto. Prima le indossiamo e poi vi dico che modello è e quanto costa, anche se comunque su AliExpress ho visto che a volte in base ai giorni cambiano di centesimi i prezzi. Allora, poggio la banda superiore, vicino. Ho poggiato la banda superiore, adesso vado ad attaccare i ciuffetti sotto, quindi questo verso l'interno, ok, adesso vado a prendere l'altro, e questo verso l'esterno. Ecco qua, indossata la prima, adesso vado ad indossare la seconda.
Ok, indossato il primo paio. Allora, questo è l'effetto. Effetto sì, pieno, voluminoso, ma comunque secondo me naturale. Questi sono il modello KS02-3 e le ho pagate 1,96 euro con la spedizione in totale 2,34 euro. Cioè, comunque le ciglia sono arrivate dotate anche di scatolina magnetica nella quale poterle riporre. E questo qui è il primo paio adattato, perché sono tutte adattate da me. Queste adesso le vado a rimuovere, le vado a riporre nella scatolina, di differenza. Ecco qua. E andiamo a prendere il secondo paio. Apro un attimo le scatoline per farvi vedere l'effetto che danno queste. Allora, queste sono le altre due paia. Sono un po' più folte, queste sono a ciuffetti un po' più radi, queste qui danno un effetto un po' più pieno all'occhio, ma sono entrambe molto molto belle, così come anche queste. Diciamo che volendole mettere a fianco, se ci riesco, queste sono quelle più lunghe e un po' più rade, queste sono un po' più folte e cioè sono lavorate in modo diverso. Sembrano uguali, ma in realtà sono molto diverse. Queste qui sono di più verso la base, via via verso la fine. Ecco, forse così si vede meglio. Così forse, ecco, così si vede meglio. Verso la fine finiscono più rade. E queste sono molto belle, molto più belle di queste, che invece sono tutte piene e folte. Proviamo queste, perché queste secondo me sono stupende. Ecco qui zoomato, questo qui è l'altro paio, sono decisamente più vistose delle prime, ma sono comunque bellissime. Voi immaginatele con un filo di matita sopra, perché io comunque le ho volute indossare senza niente sugli occhi proprio per farvi vedere l'effetto delle ciglia com'è. Cioè, sono un po' più importanti, però comunque sono belle, sono davvero belle. Ve le faccio vedere di profilo. E queste qui, vi dico subito quanto le ho pagate e che modello sono, perché mi sono fatto uno screenshot. Queste sono il modello 06 del link che vi lascerò sotto, sono il modello 06 e queste le ho pagate 1,47 euro, così come le prossime, più 66 centesimi di spedizione a pacco. In tutto, tutte e due le paia, spedizione inclusa, le ho pagate 4,28 euro, quindi tutte e due le paia. Adesso andiamo a rimuovere queste e indossiamo l'ultimo paio. Quindi vado a riporre queste nella scatola. Cerco di lasciarle sempre con una forma un po' più curvata, perché più si lasciano così, più si adatteranno meglio all'occhio con il tempo. Indossiamo l'ultimo paio, che è quello delle ciglia più folte e piene. E questo qui è il paio indossato, vi dico il numero, che è codice A. Queste sono le 07 del link che vi lascerò giù. Queste sono le 07, che sono foltissime e lunghissime, anche queste sono molto carine. Certo, queste sono, diciamo, le più vistose, sono le più importanti. E questo era l'ultimo paio. Pensavo, mentre toglievo i magneti, quando le stavo modificando, dico madò, queste arriveranno che le butterò nel pattumiera perché saranno inindossabili, e invece modificandole in questo modo sono riuscita a salvarle tutte e tre. Quelle che utilizzo spesso si stanno usurando e quindi avevo bisogno di averne pronte per sostituirle. Fatemi sapere qual è il vostro paio preferito, quello che vi piace di più fra i tre. Personalmente mi piacciono tutte e tre. Quelle che mi piacciono di più sono le prime, quindi queste
queste qui diciamo sono quelle che mi piacciono di più. Volendo fare una classifica, queste al primo posto, che sono le prime che ho indossato, queste al secondo posto e queste al terzo posto, diciamo nell'ordine in cui le ho indossate c'è la classifica. Comunque sono belle tutte e tre, non vedo l'ora che mi arrivino quelle nuove che ho ordinato, anche quelle le ho pagate pochissimo e le ho prese da un altro venditore e quelle hanno la banda flessibile e nera, non di nylon come queste. Amici e amiche, il video termina qui, grazie infinite per la compagnia, ci vediamo presto, vi auguro una splendida giornata.